Cosa vuol dire avere la luna storta? Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione faremo un quiz sulle espressioni idiomatiche che utilizzano fenomeni meteorologici in italiano. Ci saranno 8 domande, ciascuna con 3 risposte multiple e dovrete indovinare quella esatta. E alcune di queste espressioni sono davvero curiose. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se avete bisogno di più tempo, mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione e vi spiegherò. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa vuol dire avere la luna storta? Allora è A, essere impazzito, oppure B, essere di cattivo umore, oppure C, essere sfortunato. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la B, essere di cattivo umore. Aver la luna storta significa proprio essere di cattivo umore e si sente dire anche svegliarsi con la luna storta, quando una persona si sveglia di cattivo umore alla mattina e ha un atteggiamento negativo verso la giornata che sta per iniziare. Un esempio, una frase esempio potrebbe essere: Alessandro ha sempre la luna storta e appena gli fai una domanda ti risponde male, ok? Il detto, questo avere la luna storta, risale all'800, quando si dava la colpa alle fasi lunari per il comportamento un po' così pazzerello, diciamo pazzerello, o anche comportamento un po' strano, ecco, di bambini, di donne, di uomini. Quindi si dava la colpa alle fasi lunari per questo comportamento un po' pazzerello. E passiamo allora alla domanda numero 2. Allora ce l'ho qui. Che cos'è? Che cos'è un colpo di fulmine? È A, amore a prima vista, oppure B, un momento di confusione, oppure C, una grande litigata. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la A, amore a prima vista. Il colpo di fulmine è un amore a prima vista, quando ci si innamora di una persona la prima volta in cui la si incontra, un po' come se si venisse folgorati da un fulmine, se si venisse colpiti da un fulmine. Si può anche dire, ovviamente a livello meteorologico, che una persona è stata colpita da un fulmine, quindi quando è proprio stata colpita fisicamente da un fulmine a livello meteorologico, ma se usata in maniera idiomatica, il colpo di fulmine si riferisce proprio all'amore a prima vista. Un esempio di frase potrebbe essere: tra Laura e Matteo è stato un colpo di fulmine, diciamo così, ecco, quando due persone si innamorano a prima vista. E passiamo allora alla domanda numero 3. Cosa vuol dire piove sul bagnato? Allora è A, una situazione che appare grave ma in realtà non lo è, oppure B, delle avversità che accadono a chi ha già molti guai e o fortuna che accade a chi è già fortunato, oppure C, conseguire una vittoria con un ampio margine. Al via coi 10 secondi.
E la risposta esatta è la B. Piove sul bagnato si utilizza quando ci si riferisce a delle avversità, a degli eventi spiacevoli che capitano a delle persone che stanno già avendo tanti problemi, che stanno già attraversando un periodo brutto, un periodo di difficoltà, che stanno già soffrendo, quindi stanno avendo tanti guai già al momento e continuano a succedere episodi sgradevoli, episodi spiacevoli o delle situazioni difficili, mentre al contrario persone che sono già fortunate continuano insomma ad essere fortunate e continuano ad avere situazioni positive, situazioni insomma buone. Quindi si dice piove sul bagnato, il ripetersi per una persona che ha problemi, per una persona che soffre o è sfortunata, il fatto di continuare a essere sfortunati o avere situazioni, incontrare situazioni difficili, e al contrario per una persona che è fortunata il continuare ad avere fortuna. Quindi per esempio potremmo dire: guarda un po' Luca, che aveva ereditato l'anno scorso, hai appena ereditato ancora, piove sul bagnato. Quindi questo Luca era stato già fortunato l'anno scorso ad aver ereditato, ha ereditato un'altra volta, diciamo piove sul bagnato. Quindi, oppure a livello negativo, Antonio aveva appena perso il lavoro e adesso ha saputo che la moglie l'ha lasciato, piove sul bagnato. Vedete, qui era già stato sfortunato col lavoro e in più è sfortunato anche, gli è successo che la moglie l'ha lasciato. Quindi capite il significato di questa espressione. E se utilizzato nella sua accezione negativa, quando cose negative continuano a succedere a persone che stanno già vivendo esperienze negative, allora è l'equivalente del detto: le disgrazie non vengono mai sole, ok? Allora, passiamo adesso all'espressione numero 4, un fulmine a ciel sereno. Cosa vuol dire un fulmine a ciel sereno? È A, atteggiamento schietto, oppure B, significa privo di preoccupazioni, oppure C, è un evento inaspettato. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C. Un fulmine a ciel sereno è un evento inaspettato, è una notizia, un evento, specie spiacevole o sgradevole, che succede quando non ce lo aspettiamo. Per esempio, ricevere la notizia di aver perso il lavoro è stato un fulmine a ciel sereno per Paolo. Quindi questo Paolo non si aspettava che avrebbe ricevuto la notizia di aver perso il lavoro, quindi spesso proprio riferito a una notizia spiacevole che ci arriva così in un momento in cui non ce lo aspettiamo. Quindi sinonimi sono anche una doccia fredda oppure un colpo, uno shock. Quindi un fulmine a ciel sereno, un evento inaspettato, spesso però spiacevole, ok? Sgradito. E adesso passiamo allora all'espressione numero 5. Cosa vuol dire? Che cos'è un sole che spacca le pietre? Allora è A, un sole torrido, oppure B, un sole pallido, oppure C, un sole invernale. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, un sole torrido. Quindi un sole che spacca le pietre è un sole torrido, caldissimo, rovente, a tal punto che le pietre si sgretolano, si spaccano per il calore. L'origine di questa espressione risale a quando, all'antica pratica mineraria, che prevedeva la rottura delle pietre tramite un fuoco rovente. Quindi i muri in genere venivano sgretolati, quindi spaccati, questi muri di pietra, da questi fuochi roventi, e poi successivamente venivano irrorati poi di acqua fredda, ok?
Quindi questa è l'origine dell'espressione, un sole che spacca le pietre, spaccare le pietre dal sole, insomma. E possiamo dire una frase che sentirete dire spesso: che caldo che fa oggi, c'è un sole che spacca le pietre, ok? D'accordo? Quindi un sole torrido, un caldo rovente, ok? Passiamo allora all'espressione numero 6, parole al vento. Cosa sono le parole al vento? A, parole incomprensibili, oppure B, parole poetiche, oppure C, parole sprecate. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, parole sprecate. Quindi questa espressione, parole al vento, la si utilizza quando ci rivolgiamo a qualcuno che non ha la minima intenzione di ascoltarci o di porre attenzione a quello che diciamo, ok? Quindi come se le nostre parole venissero portate via dal vento. Quindi ci si riferisce in genere con questa espressione ad ammonimenti, a consigli che diamo ad altri che non hanno minimamente l'intenzione di ascoltarci. Un esempio, una frase potrebbe essere: le mie istruzioni sono state parole al vento e sono state completamente ignorate, ok? Si dice anche come dire, che le nostre parole cadono nel vuoto, quindi è un sinonimo, è proprio le parole che cadono nel vuoto, le parole al vento. E allora passiamo all'espressione numero 7 adesso, avere la testa tra le nuvole. Cosa vuol dire avere la testa tra o fra le nuvole? Vuol dire A, essere testardo, oppure B, essere distratto, oppure C, non avere dubbi. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la B, essere distratto. Quindi avere la testa fra le nuvole significa proprio essere distratto, non essere molto presente in realtà nella realtà quotidiana, essere un po' un sognatore, vivere in un mondo di fantasia, non essere quindi ancorato proprio alla realtà di tutti i giorni, pensare un po', essere sempre preso dai propri pensieri, insomma. E perché si utilizza questa espressione, avere la testa fra le nuvole? Proprio perché quando guardiamo le nuvole, guardiamo in alto, in realtà non siamo per niente ancorati a terra, giusto? È come se fossimo in cielo anche noi, a guardare in alto, a sognare, ecco, anche. Quindi per questo si utilizza questa espressione. Il contrario di questa espressione, infatti, è avere i piedi per terra. Quindi vedete, c'è una bella differenza tra quando abbiamo i piedi per terra, siamo ancorati alla realtà quotidiana di tutti i giorni, e quando invece abbiamo la testa fra le nuvole, quindi un po' sogniamo, siamo un po' distratti e siamo tutti presi dai nostri pensieri, ok? Un paio di frasi esempio potrebbero essere: stai ascoltando quello che sto dicendo o hai la testa fra le nuvole? Quindi vuol dire in questo caso sei distratto. Oppure un'altra frase: Elisa ha sempre la testa fra le nuvole. In questo caso è un po' più come se presa dai suoi pensieri, un po' una sognatrice, ecco. Quindi questo è il significato dell'espressione avere la testa fra le nuvole. E passiamo allora all'ultima espressione di oggi, espressione numero 8, aria di tempesta. Cosa vuol dire? Insomma, che cos'è quando si utilizza questa espressione aria di tempesta? Allora è un fatto spiacevole imminente, quindi per riferirsi a un fatto spiacevole imminente, oppure a B, una persona fortemente turbata, oppure C, un violento contrasto. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, presentire un fatto spiacevole imminente, specie riferendosi a liti,
a sgridate, a rimproveri, ok, a discussioni. Per esempio possiamo dire: ah, sento aria di tempesta, perché si dice sentire aria di tempesta in genere, o c'è aria di tempesta, quindi sento aria di tempesta sulla via. Sembra che quei due stiano per prendersi a botte, quindi presentiamo un fatto spiacevole che avverrà in maniera imminente, quindi aria di tempesta. E cos'è la tempesta? A livello meteorologico è di più di un temporale, ok? È a livello prolungato anche rispetto a un temporale che dura in genere poco ed è proprio una violenta perturbazione atmosferica che però non ha fulmini ma ha un vento molto molto forte. Questa è la tempesta, ok? Quindi sentire aria di tempesta, presentire proprio degli eventi spiacevoli che avverranno imminentemente, ok? Quindi questo conclude il nostro quiz per oggi. Fatemi sapere come è andato e quante ne avete indovinate, come avete trovato queste risposte e spero che vi siate divertiti, che l'abbiate trovato utile e insomma che abbiate imparato alcune espressioni in più adesso che potrete utilizzare. Se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!